Anche io o anche a me? Qual è la differenza? La vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Benvenuti sul mio canale dove ogni settimana pubblico video di grammatica, vocabolario e cultura italiana. Quindi se ti interessano tutte queste cose, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Nel video di oggi parliamo di un argomento molto importante, la differenza tra anche io e anche a me. Infatti questo è un errore molto comune tra le persone che stanno imparando l'italiano come te, quindi non ti preoccupare perché oggi ti spiegherò come funzionano queste due espressioni e se vuoi ho anche preparato per te un fantastico PDF con tutti gli appunti e gli esempi di questa lezione. Quindi se vuoi scaricare il PDF clicca sul link qui sotto in descrizione, inserisci il tuo nome e la tua email e noi ti invieremo il documento. Fantastico, adesso siamo pronti per iniziare con la lezione di oggi. Partiamo da anche io. Anche io. Immaginiamo un dialogo tra me e un mio amico. Io dico sono andato a New York e il mio amico risponde anche io. Anche io. Se io dico sono andato a New York, il soggetto della frase sono io. Io sono andato a New York. Se anche il mio amico è andato a New York, lui risponderà anche io. Infatti, la frase completa sarebbe anche io sono andato a New York. Quindi anche nella frase del mio amico il soggetto è sempre lo stesso. Io sono andato a New York. Quindi ecco perché diciamo anche più il soggetto della frase io, anche io. Se invece io sono andato a New York ma il mio amico no, la conversazione andrebbe così: sono andato a New York. E poi il mio amico risponde io no, ma mi piacerebbe tanto. In questo caso usiamo semplicemente il soggetto io più no. Io no, che significa io non sono andato a New York. Ora vediamo un altro esempio, sempre di conversazione tra me e un mio amico. Io dico non sono mai andato in Francia e il mio amico risponde neanche io. Neanche io. Qui è la stessa situazione di prima, ma con un significato opposto. Infatti qui anche il nostro amico non ha fatto un'azione, cioè andare in Francia. In questo caso, anziché usare anche, usiamo neanche, neanche io. Possiamo anche usare un'altra parola, nemmeno, e dire nemmeno io. È la stessa cosa. E se invece io non sono andato in Francia, ma il mio amico sì, in quel caso la conversazione sarebbe non sono mai andato in Francia. E il mio amico risponde io sì, è davvero molto bella. Io sì. Quindi di nuovo usiamo io, il soggetto della frase, con sì. Io sì significa io sono andato in Francia. Chiaramente tutte le regole che abbiamo visto fino ad ora si applicano anche a soggetti diversi da io. Vediamo questi esempi di conversazione. Sei stato davvero molto bravo a cantare. Anche tu, complimenti. Domani andiamo al mare. Voi? Anche noi, ci vediamo lì. Mia figlia è appena partita per l'università. Anche mio figlio va a studiare a Roma. Fantastico, adesso passiamo a anche a me. Però prima di passare a quest'altra parte della lezione, voglio chiederti un piccolo favore. Se questa lezione ti sta piacendo e stai imparando tante nuove cose in italiano, non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Questo davvero ci aiuta incredibilmente. Per te può sembrare una cosa semplice, però se tu lasci mi piace, stai dicendo a YouTube che questo video è buono e quindi YouTube lo consiglierà a tante altre persone. Quindi non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Fantastico, adesso continuiamo a parlare di anche a me. Facciamo subito un esempio per capire meglio. Io dico al mio amico
mi piace molto il gelato al pistacchio e il mio amico risponde anche a me. Anche a me. Se però al nostro amico il gelato al pistacchio non piace, allora la conversazione sarebbe così: mi piace molto il gelato al pistacchio e l'amico risponde a me no, a me no. Quindi, perché diciamo a me? Beh, troviamo la spiegazione nel verbo piacere. Infatti il verbo piacere, e anche altri verbi in italiano, non è un verbo proprio normale, ma segue delle regole un po' particolari. Infatti la costruzione del verbo piacere è diversa dagli altri verbi in italiano. Infatti noi diciamo che il gelato al pistacchio piace a me. Quindi in realtà il gelato è il soggetto della frase e a me, cioè l'oggetto indiretto, è la persona che riceve l'azione. Sì, ma in realtà è la persona a cui piace qualcosa. Quindi la cosa che piace, in questo caso il gelato, è il soggetto, invece la persona a cui piace qualcosa è l'oggetto indiretto. Ora, chiaramente, dire il gelato al pistacchio piace a me è un po' strano. Noi diciamo mi piace il gelato al pistacchio. Potremmo dire il gelato al pistacchio piace a me, ma in quel caso la frase è un po' diversa. Stiamo cercando di enfatizzare a me. Però nella maggior parte dei casi, in una situazione normale, la frase è mi piace il gelato al pistacchio. Quindi, tornando all'esempio precedente, perché il nostro amico risponde anche a me? Perché dire anche io, ovviamente, è molto sbagliato, perché la frase completa sarebbe anche a me piace il gelato al pistacchio. Se invece dici io, anche io piace, no, non funziona. Dobbiamo usare un oggetto indiretto. Hai capito perché usiamo a me? Lo stesso anche per la frase negativa. A me no, cioè a me non piace il gelato al pistacchio. Ora vediamo una frase negativa. Non mi piace il gelato alla nocciola. E l'amico risponde neanche a me. Neanche a me. Qui è la stessa cosa. Neanche a me. Perché in questo caso a me non piace il gelato alla nocciola. Se invece a me non piace il gelato alla nocciola, ma al mio amico sì, allora la conversazione sarebbe non mi piace il gelato alla nocciola e l'amico risponde a me sì, cioè a me piace il gelato alla nocciola. Ovviamente, come prima per io, anche in questo caso possiamo usare delle persone diverse. Per esempio, a Luca piace molto il gelato al pistacchio e un'altra persona risponde anche a Claudia, anche a Claudia. Quindi possiamo anche dire anche a più il nome di un'altra persona. Lo stesso vale per altri pronomi, possiamo dire anche a noi, anche a voi, eccetera. E ora finiamo con l'ultima parte della lezione di oggi. Come risponderesti a buona giornata o buona serata? Beh, se qualcuno ti dice buona giornata e tu rispondi con anche tu, è sbagliato. Questo perché con buona giornata e buona serata noi stiamo augurando qualcosa a qualcuno. Ok? Prima di tutto possiamo rispondere in un modo molto semplice, cioè dicendo di nuovo buona giornata o buona serata. Qualcuno ti dice buona giornata e tu rispondi buona giornata. Va bene. Ma un'altra alternativa molto utilizzata è usare anche a te. Anche a te. Perché? Perché quando io ti dico buona giornata, la frase completa sarebbe io auguro a te una buona giornata. Quindi se tu poi mi rispondi, la frase completa sarebbe anche io auguro a te una buona giornata. Ecco perché diciamo anche a te, non
anche tu. Anche tu cosa? Questo è molto importante, non dimenticarlo. Fantastico, abbiamo finito per la lezione di oggi. Spero che ti sia piaciuta e se hai qualche domanda non dimenticare di lasciarla qui sotto nei commenti. E anche tu facevi questo errore? Cioè, se qualcuno ti diceva buona giornata, rispondevi anche tu o anche a te? Beh, adesso sai che la risposta corretta è anche a te. Quindi non dimenticare di lasciare un bel mi piace se questa lezione ti ha aiutato e non dimenticare anche di scaricare il PDF con tutti gli appunti e gli esempi di questa lezione. Clicca semplicemente sul link qui sotto in descrizione. E se non vuoi perderti i video futuri, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina. Stanno arrivando davvero tantissimi nuovi video molto interessanti e utili. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!